Ciao ragazzi, oggi parliamo del bundle Moza R5, un bundle completo di pedaliera, base e volante. Ma ragazzi, c'è veramente tanta carne al fuoco, ci vediamo dopo la sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del bundle Moza R5. Un bundle completo di tutto che probabilmente va a scontrarsi con il bundle Fanatec con il DD da 5 Nm, ma oggi cerchiamo di capire tutto quello che Moza mette a disposizione nel suo kit. Naturalmente iniziamo sempre dal packaging, sempre molto curato da parte di Moza, e in questo caso è una scatola unica che contiene interamente tutto quello che serve per montare la base, per montare il volante e la pedaliera. Naturalmente dovrete avere la vostra postazione. Inizierei quindi subito a parlarvi della pedaliera. In realtà è una SRP Lite, perché fondamentalmente la parte del poggiatacco e della struttura dei pedali è identica a quella dell'SR-P di Moza. La differenza subito che potete vedere è che le piastre dove potrete appoggiare il piede sono diverse rispetto a quel modello lì. Anche queste però sono totalmente in metallo. Io personalmente le utilizzate quasi la maggior parte del tempo con i calzini, ma potrete utilizzarle tranquillamente anche con le scarpe. Ragazzi, i due pedali sono pressoché identici. Cambia solamente la molla che dona il feeling molto più leggera su quella dell'acceleratore, un bel po' più pesante quella del freno. Per il resto funzionano entrambi con dei sensori di Hall. Su entrambi è possibile, tramite questi bulloni qui, andare a regolare il fine corsa, che sull'acceleratore potrebbe anche andare bene come vi viene mandata. Per quanto riguarda il freno, personalmente accorcerei un pochino la corsa. Questo perché il freno non fa una corsa così esagerata come quella di un acceleratore, e quindi secondo me sarebbe meglio avere la frenata in uno spazio di angolazione minore. Tutta la parte della struttura del pedale è in acciaio da 2 mm, verniciato a polvere nera, e posso dirvi che non hanno sofferto di nessun tipo di torsione. Per quanto riguarda invece il base plate, abbiamo uno spessore da 3 mm e molto carina nella parte frontale la serigrafia con scritto Moza Racing. In più i pedali potrete montarli a diversa distanza, scegliete quella più comoda per voi, e anche la parte della piastra dove poggerete il piede avete la possibilità di spostare la piastra più in alto e più in basso. La cosa molto carina è che non c'è un controdado dietro, quindi la parte di spostamento e regolazione risulta veramente facile. Non possono però i pedali essere regolati nell'inclinazione, quindi dovrete spostare tutta la pedana della vostra postazione se vorrete utilizzare i pedali in maniera più verticale. La parte di elettronica è tutta contenuta nel pedale del freno. In realtà non si parla di una vera e propria elettronica perché la pedaliera può connettersi solamente alla base. Quindi va solo ad unire tutti i cavi RJ dell'acceleratore, del freno e, nel caso l'acquistiate a parte, della frizione, un cavo che andrà alla base. Per quanto riguarda il cavo utilizzato, ve lo faccio vedere. In realtà contiene molti più cavi, se vedete all'interno, e sono tutti quelli dei dati dei vari pedali. Proprio per questo, come vi dicevo, non c'è una vera e propria elettronica nella pedaliera. Ma vi ho raccontato tutto, penso adesso sia arrivato il momento di parlare del volante. Un diametro di 28 cm. Allora, le fattezze estetiche e la parte dei pulsanti, ragazzi, mi ricordano tantissimo un joypad. Proprio la tipologia di pulsante, anche qua c'è il multidirezionale, come si premono, mi ricorda tantissimo i pulsanti della PlayStation. Non vi danno quel senso proprio di vero pulsante che siamo abituati in volanti anche di Moza di più alta fascia. Ricordiamoci sempre che questo è un bundle con un occhio ben teso al prezzo. Però la parte di rifinitura qui nel volante è molto piacevole, anche un'impugnatura con un generoso diametro che vi dà un ottimo senso di grip, soprattutto anche il rivestimento di pelle, l'effetto qualitativo comunque non manca. Sempre molto racing anche la rifinitura in pelle bianca posta qui in alto. Comunque la parte frontale è in metallo,
mentre la back cover ha un rivestimento in plastica. Però posso dirvi che la parte del quick release con la parte frontale sono un tutt'uno e non soffre per niente di quelle che possono essere anche le minime torsioni. Arriviamo a uno degli aspetti più importanti, la parte del cambio. Ve lo faccio vedere. Non sono dei paddle magnetici, l'azionamento è dato da un normale micro switch e la parte del click è data da una cupola in alluminio posta proprio sul micro switch. In realtà lo stesso sistema che Fanatec utilizza sui suoi volanti CSL. Comunque tutta la parte del paddle è in metallo da 2 mm. Ragazzi, è un cambio basic, come ho detto, comunque in linea con quello che è il suo competitor più diretto. Aspetto invece molto importante che comunque utilizza i quick release che di solito Moza utilizza anche sui suoi volanti di alta fascia. Tutti quick release totalmente in metallo di derivazione automobilistica. Nella parte interna ci sono i micropin per l'alimentazione, ma per la comunicazione dei tasti e della telemetria Moza utilizza sempre un sistema wireless. Prima di arrivare a parlarvi della base, voglio dirvi che sempre all'interno del bundle troverete il supporto da scrivania che già offre una discreta inclinazione per posizionare nel modo migliore la vostra base, tutto in metallo e davvero ben solido. E quindi ragazzi arriviamo adesso alla base Direct Drive, tra le più piccole che ho mai provato. Ragazzi, ha una larghezza di 16 cm e una profondità di 10 cm, naturalmente più il mozzo. È veramente piccolo. Vi dico subito il feeling che ha da spento, si sentono abbastanza in maniera netta i magneti e vi dico che un pochino questa sensazione resta anche da acceso. Naturalmente dovete tenere le antenne accese per poterlo percepire. Tutta la parte dello chassis è in metallo e come per tutti i motori direct drive viene utilizzato anche come dissipazione al calore. Questi motori piccolini tendenzialmente scaldano un pochino di più rispetto ai motori più grandi. Ci sono delle opzioni all'interno del software, ma ve lo farò vedere dopo, che servono un pochino a tenere più controllate le temperature. La parte invece della back cover è in plastica e dietro ci sono tutte le connessioni per poterlo collegare al PC, per poter collegare la parte della pedaliera e la parte di alimentazione. E se vorrete, anche in questo caso potrete collegare direttamente alla base anche una dashboard direttamente da Moza. Ragazzi, personalmente lo reputo un concentrato di tecnologia. Io sono nel mondo direct drive praticamente da sempre. Mi fa molto piacere vedere quanto lo sviluppo di questa tecnologia ormai è andato avanti e quindi regalare anche alla fascia bassa del mercato dei motori di ottima qualità. Per quanto riguarda l'R5 parliamo di 5 Nm. Per quanto riguarda i sensori che danno il posizionamento alla base, in questo caso parliamo sempre di sensori di Hall che vanno comunque a gestire poco più di 260.000 punti e quindi in linea con quelli che sono anche i motori di più alta fascia di Moza, ma della maggior parte dei suoi competitor. Ma come sempre uno degli aspetti più importanti di Moza è il suo software e ho fatto un video per voi. Eccoci qui al Moza Pit House, naturalmente è l'ultima versione che è uscita e ve la vado un attimino a spiegare velocemente. È il control panel dove andrete a settare tutte le periferiche Moza. Nella parte sinistra, come vedete, abbiamo tutte le diverse schede. Nella parte destra adesso c'è il mio faccione, ma ci sono tutti i giochi che potete lanciare direttamente dal pannello di controllo. Ma andiamo adesso ad analizzare quelle che sono le schermate principali. Una volta collegato vedrete che subito il sistema rileverà il genere di periferica che avete montato e in questo caso la base R5 e tutto quello che riguarda il bundle. In questa parte qui a sinistra vedete il volante e potrete da subito andare a scegliere il livello dei gradi sia con lo slider sia scegliendo dei diversi preset. In questo caso seleziono 900. Nella parte sinistra invece vedrete la vostra base e potrete deciderne la forza. In questo caso ragazzi vi consiglio sempre il 100%. Sotto avete un pulsante per disabilitarla o abilitarla, naturalmente va lasciata sempre in work mode. Nella parte sotto invece abbiamo la pedaliera e potrete andarla direttamente a settare. Vedete, questo è il pedale dell'acceleratore, cliccate Set Min e avrà selezionato una zona minima. Premetelo fino in fondo e settate Set Max e avrete settato l'acceleratore. Idem, stessa cosa per quanto riguarda il freno, Set Min senza toccarlo, lo premete a fondo, Set Max. E anche il freno è stato settato.
Arriviamo adesso alla seconda schermata in cui potrete fare dei preset un pochino più approfonditi per quanto riguarda la vostra base. Ci sono già dei profili Drift, Formula, GT, Karting, Performance e Rally. In questo caso io seleziono il profilo GT. Nella parte sotto ritroviamo il Max Steering Angle, lo riporto a 900. Poi abbiamo Road Sensitivity ed è un'enfatizzazione di quello che potrebbe essere la tessitura dell'asfalto. Personalmente non mi piacciono troppi effetti aggiuntivi, io vi consiglio valori tra il 2 e il 3. Nella parte destra abbiamo il Game Force Feedback e io questo ve lo consiglio al 100%. Poi sotto il Max Wheel Speed è la velocità con cui si muove il vostro volante. In questo caso, per tenerlo totalmente libero, io vi consiglio il valore del 100%. Nella parte sotto Wheel Spring sarebbe quella che è la molla di centraggio, personalmente a 0. Wheel Damper è quanto vorrete avere una sorta di damperizzazione sul vostro volante e anche qui io vi consiglio valori abbastanza bassi, tra il 20 e il 25%. Sempre in questa schermata potremmo andare nel Advanced Settings in cui ritroviamo già alcuni settaggi che avevamo prima. In più adesso si aggiunge il Natural Inertia, che è l'effetto che vi dà una sorta di sensazione che ci sia qualcosa, una meccanica dietro al volante. È un sistema molto piacevole che hanno tutte le ruote Direct Drive e questo ve lo consiglio intorno ai valori di 200-250. Wheel Friction è quanto vorrete frenare la vostra base, anche in questo caso vi consiglio valori intorno al 20%, ma cercate voi quella che è la sensazione base che vorrete dare al vostro volante, perché questi sono tutti filtri basici a quello che è un primo feeling che avrà la vostra base. Poi abbiamo lo Speed Depending Damping, è il damping in funzione della velocità. Io sinceramente non vi consiglio di andarla a toccare perché molti giochi già lo utilizzano e sinceramente preferisco non dare effetti particolari che vengono dai vari software ai nostri simulatori. Nella parte poi in basso a sinistra abbiamo Steering Wheel Inerzia e se andate a vedere è quello che va un pochino a sentire se ci sono o meno le mani sopra. Potete o settare i parametri che già vi consiglia il software oppure ragazzi anche tenerlo a 0. Nella parte sempre in alto troviamo poi Force Feedback Equalizer. In questo caso è un affinamento di quello che è il segnale Force Feedback, è una parte di configurazione molto approfondita che va a lavorare su punti specifici del Force Feedback. Personalmente lasciate magari i parametri che le varie configurazioni utilizzano oppure lasciatelo con un profilo flat. Sempre in alto abbiamo Base Force Feedback Curve e in questo caso ve lo consiglio un segnale totalmente lineare, anche se su una base così piccola potrebbe essere utile magari un pochino tenere un po' più alta la parte delle forze, quelle un pochino più basse, e quindi magari avere una parte di curva un pochino più alta nelle forze più basse, ma vedete voi la vostra configurazione più adatta. Per ultimo abbiamo la parte che ci dice come noi vorremmo il soft lock, se più smooth oppure più duro. In questo caso personalmente per mio gusto personale lo preferisco un pochino più basso, perché sennò quando andate a sbattere sul soft lock, praticamente non ci andrete a sbattere mai, crea troppo un effetto di rimbalzo. Arriviamo adesso alla configurazione del volante, ma qua ragazzi abbiamo la parte dei LED e qui potrete scegliere diversi temi per come dovranno funzionare i LED, in più sono anche dimmerabili. Passiamo adesso alla pedaliera. In questo caso potrete ricalibrare nuovamente la pedaliera oppure potrete deciderne la curvatura di segnale. In questo caso per la tipologia di freno io vi consiglio un pochino di andare a creare una sorta di pancia nel segnale che vi aiuterà secondo me ad utilizzarlo nella maniera migliore, perché naturalmente con questo genere di freno avrete molta più corsa rispetto magari a un freno a cella di carico e avere un genere di curva di questo tipo a mio avviso vi aiuterà tantissimo nelle frenate. Ci sono già poi una serie di curve preimpostate, naturalmente potrete anche scegliere questa che già c'è
e utilizzarla. Ci sono poi tutte le schermate per gli altri optional che potrete trovare nello shop Moza, e poi abbiamo la schermata di aggiornamento firmware. In questa schermata verranno rilevate tutte le periferiche che hanno bisogno di un aggiornamento e in realtà con un clic potrete tranquillamente aggiornarle tutte contemporaneamente. Penultima schermata, qua potrete scegliere la lingua, ce ne sono varie, naturalmente in questo caso l'italiano non c'è, scegliete magari l'inglese, il tema se quello chiaro o quello scuro. C'è poi la possibilità di andare a fare un check se c'è una nuova versione del Pithouse. Se avete problemi di visualizzazione della schermata del Pithouse, potrete abilitare lo scaling DPI del programma e si configurerà in modo migliore con quella che è la risoluzione del vostro schermo. Nel caso non avete problemi, lasciate su disabilitato. Abbiamo sempre qui sopra la possibilità di fare un recovery della base delle varie periferiche. Nell'ultima schermata, nel caso abbiate dei problemi con Forza Horizon o iRacing, ci sono delle funzioni particolari che potrete abilitare. Penso comunque, per quanto riguarda il Pithouse, avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. L'aspetto del software di Moza io lo trovo sempre davvero molto completo, anzi per dei versi anche troppo. Ci sono veramente tantissime possibilità di andare a toccare il force feedback, la forza e tantissimi filtri, quasi un pochino da perdersi nei meandri dei settaggi. Personalmente il mio consiglio, soprattutto all'inizio, cercate di utilizzare dei valori standard per cercare di apprezzare al meglio le qualità del servo e piano piano capire cosa fanno tutti i filtri. Tornando alle prestazioni del motore, come ho detto, l'R5 arriva ad utilizzare fino a 5 Nm. Tutto questo grazie al suo trasformatore da 96 watt 8 ampere. Naturalmente quelli sufficienti per poter far sprigionare al massimo quelle che sono le potenzialità del motore. Ma fondamentalmente ragazzi bisogna vederlo in azione e ho fatto un video per voi. Ciao ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Io naturalmente sono abituato giornalmente ad utilizzare la mia base a poco più di 20 Nm e quindi cercherò di dare un giudizio su quello che è l'utente che si può affacciare a questo genere di prodotto, cioè chi vuole passare da una base a cinghia e vuole cominciare ad assaporare il feedback che può regalare una base Direct Drive. Proprio andando nello specifico di quelli che possono essere i settaggi nei vari giochi di assetto corsa, competizione, Raceroom, R-Factor, iRacing. Il volume che dovrete utilizzare nei giochi dovrete un pochino, se vorrete a mio avviso avere un'esperienza anche un pochino più di forza coinvolgente, un pochino adattarvi anche a un pochino di clipping. Naturalmente cercate il settaggio migliore per voi, ma una volta settato il gioco nel modo corretto, l'esperienza di guida personalmente l'ho trovata piacevole. Si ritrova anche in questi volumi tutti i micro dettagli che regala la possibilità di utilizzare un motore Direct Drive e quindi non avere cinghie o ingranaggi che vanno un pochino a togliere quelle che sono le più piccole variazioni di direzione per quanto riguarda la texture dell'asfalto a quella che potrebbe essere magari una scivolata, passare sopra un cordolo. La sensazione personalmente è molto nitida. Come già vi ho detto prima, sento quando giro piano il volante sempre un po' i magneti. È però un aspetto che ritrovo in tantissime basi, sia competitor al Moza R5, ma anche in basi di fascia più alta. Questo dipende sempre dalla tipologia di motore che viene utilizzato. Naturalmente io ragazzi vi parlo da persona che utilizza il mondo Direct Drive praticamente da sempre, sicuramente è un aspetto che molti di voi neanche se ne accorgeranno.
perché sicuramente risulterà più fluido di un qualsiasi volante a cinghia. Ma comunque cerco sempre di raccontarvi tutti gli aspetti in modo che quando lo tirerete fuori e lo proverete potrete constatare quelle che sono anche state le mie impressioni. Per quanto riguarda l'ergonomia del volante, nessun tipo di problema. Naturalmente i pulsanti sono, ragazzi, pulsanti abbastanza basici. Ci può stare in un prezzo, in un bundle totale di questo tipo. Diciamo che anche chi utilizza volanti della serie CSL di Fanatec o anche volanti di Logitech o di Trasmaster si troverà abbastanza a casa sua anche con la parte dei paddle di cambiata. Ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza, la pedaliera. Naturalmente vado a fare un confronto con quella che è la sua competitor, la CSL 2 pedali, e vi dico ragazzi, siamo totalmente in linea con quelle che sono le sensazioni, le regolazioni che possono farsi anche con quella pedaliera. Naturalmente utilizzare un freno senza una cella di carico con una corsa così, io che sono abituato a freni molto più duri dalla corsa molto più corta, ho avuto un pochino di difficoltà. Naturalmente chiunque utilizzi una pedaliera non a cella di carico, anche in questo caso mi sento di dire che si troverà tranquillamente a casa sua, perché la tipologia di feeling è simile a tutte quelle che sono anche le altre pedaliere entry level. Naturalmente in questo caso il plus è che parliamo di una pedaliera totalmente in metallo e comunque con l'utilizzo di sensori di Hall, che per questo genere di prodotti lo trovo un'ottima scelta. Quindi ragazzi, ditemi anche voi cosa ne pensate, se già pensavate a un passaggio tra basi a cinghia o a ingranaggi al mondo direct drive, fatemelo sapere nei commenti, ditemi anche quali sono le vostre domande, cercherò di rispondere a tutti se avete qualche dubbio o ci fosse qualche argomento che non ho trattato. Vi ricordo sempre MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì e naturalmente iscrizione al canale, un bel like al video e ci vediamo alla prossima, ciao!